Ciao amici, ciao a tutti. Sapete che cosa proveremo oggi? Proveremo un GPS tracker che ho deciso di installare sul mio Chimera. Chissà se farà effettivamente ciò che dicono che deve fare. In pratica lui dovrebbe tracciare la posizione tramite un'app, ha all'interno una SIM 4G. Chiaro, è un servizio a pagamento, ma non costa poi tantissimo. E inoltre questo GPS ti permette anche tramite l'app di mandargli un comando di emissione di un suono, e inoltre c'ha anche dei piccoli LED che si illuminano nel caso in cui dovessi perderlo la notte. È un GPS tracker che è destinato a un utilizzo su un animale, quindi su un cane o su un gatto. Io voglio vedere un po' come va. È stato fissato proprio tramite la sicurezza che viene data per collegarlo ad un collare, e io ho utilizzato gli strap della batteria. Vedremo come funziona e in quanto tempo riusciamo a ritrovare il drone. Si parte, piccolo giretto, giusto per vedere se prende tutto, se dà fastidio a qualcosa sul drone. Andato. Andiamo a cercarlo veloce. Andiamo ragazzi, chiudiamo la macchina, vediamo dove si trova. Esporta. E qua che cos'è? Google Maps, eccolo qua. Posso andare qui. Ok, avvia. Io sono la macchinetta, vabbè. Vediamo. Mi dice di entrare in questa stradina, questo sono io. Andiamo ancora avanti. Ovviamente avrei dovuto sistemare con l'iconcina dell'uomo, però tanto vediamo se è proprio dove dice. Tra l'altro lo sento già. Ma questo perché? Questo è il rumore della Hot 3, DJI Hot 3, però, anzi scusate, della Flight Controller. Vediamo se è proprio nel punto in cui è caduto. Mi sto avvicinando. Ed eccolo! Porello, vediamo che cosa potevo fare. Tra 15 secondi lo posso far suonare nuovamente. Immaginate che si è staccata la batteria. E vai. Ed eccolo qua, recuperato. Porello. Quante ne ha subite.
Vabbè, è chiaro che adesso qui è campo aperto, quindi la ricerca è stata abbastanza semplice, perché la posizione era veramente a 1 metro, cioè la precisione del GPS era veramente ad 1 metro, ma nel caso in cui fosse caduto in mezzo agli alberi probabilmente la precisione sarebbe stata un po' meno diciamo vicina al metro, quindi poteva essere 5-10 metri di differenza, ma in ogni caso perlomeno si sa qual è l'ultima posizione e si spera di riuscire a ritrovarlo. Va bene, dai, sicuramente è un qualcosa in più. Penso di installare un beacon della WiFly, ma lo vedremo in un altro video. Ciao a tutti e al prossimo. Lo spegniamo. 3 piccoli, 1, 2, 3. Spento.